Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi unboxiamo, o meglio, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Il primo pacchetto da aprire è questo, by Amazon. Allora, questi sono 3 accessori acquistati per il pezzo forte. Il pezzo forte, ragazzi, che lo so, a tanti piacerà. È sempre, diciamo, un'attrezzatura. Ed è uno, ed è due, ed è tre. Cosa c'è? E ora te lo faccio vedere. Anzi no, non te lo faccio vedere. Questo lo vediamo dopo. Perché se te li faccio vedere capirai subito di che cosa si tratta. E allora sono intanto 3 di questi. Andiamo ad aprire il colosso. Oh mamma! Oh. Ragazzi, dove siete? Oh, ciao! E allora, questo è il piccolo colosso. Ok, guarda quanto è grande, enorme. E allora, cosa abbiamo qua dentro, ragazzi? Abbiamo una nuova attrezzatura che vi voglio presentare. Ok, una volta, ok, e 1 e 2 e 3. E allora, presa su eBay nello store ufficiale del produttore. Avevano un magazzino in Germania e mi è arrivato in circa una settimana. Avevo anche provato su altri store, per esempio su Amazon, mi costava qualcosa in più e ho preferito aspettare quella settimana. Oltre che devo essere sincero con voi, il produttore, diciamo, ha visto che ho un canale YouTube e mi ha chiesto se potevo, diciamo, pubblicizzare il prodotto e il negozio stesso eBay. Ci siamo accordati, mi ha fatto un piccolo sconto, attenzione, non me l'ha regalata, mi ha fatto uno sconto di circa un 40 euro sul prezzo totale, perciò mi è venuto a costare con tutte le spedizioni veloci 290 euro circa. E su Amazon c'era ed era intorno alle 500 euro, su AliExpress c'era e però con le spese di spedizione e corriere dalla Cina arrivava anche a oltre 400 qualcosa. Comunque io ho preso questo sconticino. Comunque, se vuoi, sotto ti lascio il link al negozio eBay. Il pacco, ragazzi, è enorme. Oh, mamma mia, aspetta un attimo. E allora facciamo così, spostiamolo più in qua, l'importante è che non cada dal tavolo. Perfetto. Ti mostro il contenuto, eccolo qui. Qui abbiamo il libretto delle istruzioni più tutti gli accessori. Se hai capito bene, è una stampante 3D, è il colosso di Anycubic, è la Chiron, è la più grande, diciamo, della famiglia appunto cinese Anycubic. Allora, qui abbiamo gli accessori e li mettiamo da parte. Ok, qui, ragazzi, abbiamo, andiamo a estrarre. Ok, mamma mia, è enorme, è enorme. Ti mostro, questa è la struttura, questo è il ponte, attenzione, il ponte con un motore, estrusore, motore 2. Allora, qual è la particolarità di questa stampante 3D? Che ha la particolarità, oltre che essere enorme, perché è enorme, monta 2 motori passo passo per il ponte,
più uno è questo e uno è quello. Questo è l'estrusore, questo è la canalina del filamento e questo è il piatto. Il piatto, ragazzi, è uno dei più grandi, che se non sbaglio è 40x40, eccolo qua. E allora ora piano piano la tolgo dallo scatolo, ve l'ho fatta vedere e vediamo cosa riesco a fare senza fare danni, perché dato che è così grande e pesante anche, nel diciamo estrarla può capitare di storcere qualcosa. È quello che non voglio, perché se si storce qualcosa nella struttura può camminare storta, si può alzare storta e non va bene. Mi devo attrezzare, ragazzi, con una telecamera dall'alto, una bella telecamera dall'alto più questa frontale, e ci potremmo anche essere. E allora cosa tolgo prima? Tolgo prima questo. Allora l'imballo è fatto ad hoc, tutto protetto. Questo è il computerino, non lo so, non lo potete vedere perché c'è lo scatolo, però datemi tempo che ora mi organizzo, che sono entrato già in confusione. E allora andiamo. Oh, ok, questo è tutto un pezzo. Ok, perfetto. Questo è tutto un pezzo e questo lo esco così. Ragazzi, preparatevi perché questo video sarà lunghetto, sarà lunghetto, che ragazzi è enorme, davvero, è gigantesca. Mamma, come la esco io questa cosa da qui? Okay. Questo, ragazzi, è una bobina piccola PLA, era in omaggio nella confezione. Perché ho scelto questa? E allora ho scelto questa perché perché è grande. Grande vuol dire non avere limiti o quasi per stampare pezzi. 2, vi posso dire che è la mia prima stampante 3D. Questi sono i vari connettori, va bene. E come tale volevo iniziare con qualcosa di discreta, come di mio consuetudine. Non vado a prendere cose piccole per poi ricomprarne un'altra. Io preferisco fare la partenza buona, piano piano studiarci sopra e non dover dopo qualche anno andare a ricomprare tutto nuovo. Poi tecnicamente cosa? Abbiamo detto doppio motore sul ponte. Qui ti dà qualche informazione, ti dice che il PLA, il TPU, il piatto deve essere dai 50 a 70 gradi, PETG 70-100, ABS, nylon, PC, PP da 90 a 120. Allora, a detta di Anycubic, questa stampante può stampare quasi qualsiasi materiale, anche legno, eccetera, eccetera. L'ho scelta anche per questo, però la prima cosa che mi ha colpito, ragazzi, è la stazza. Le dimensioni è enorme e ora che ce l'ho qui davanti, ragazzi, ve lo posso confermare. Andiamo a liberare le cinghette.
Perciò ragazzi, un'altra informazione che vi posso dare, che mi ricordo della stampante, è che ha il piano diciamo auto o livellante, nel senso che in automatico tramite il software la stampante stessa è in grado di fare diciamo le misurazioni del piano di stampa e si diciamo autosettaggio della distanza, ecco, dall'estrusore al piano. Dato che è così grande, prende molti punti e si regola diciamo in maniera automatica. Per livellare il piano si può fare diciamo sia manualmente che in questa automaticamente, con l'utilizzo appunto del software che la casa madre ha realizzato. E allora usciamo il cavetto di dietro, la parte montato il ponte. Come si monta? Ci sono 4 fori, 2 per lato, che hanno diciamo questi la filettatura interna. Si blocca perché ovviamente questa è una struttura fissa, questo non si muove. Ciò che si muove in questa stampante e anche in altre stampanti è il piano. Ora, se devono andare a mettere queste, sono delle T, ogni T ha 2 e 2 per ogni lato. Bloccata questa si passa alla diciamo connessione della parte diciamo elettrica elettronica. Bene, allora ragazzi, questa è stata montata, l'altra pure. Passiamo a tagliare questa fascetta e a fare il cablaggio dei cavetti. Sono tutti connettori ad innesto, ce n'è come abbiamo detto 2 motori, uno per questo lato, uno per questo lato, perciò doppio motore passo passo per il ponte, appunto perché è grande ed è pesante. E allora andiamo a tagliare la fascetta e iniziare il cablaggio. Perfetto. E allora andiamo a prendere questo che è il cavetto bianco, che poi non ti puoi confondere perché come vedi li hanno fatti differenti. Questo è da 4, è più grande e va diretto al motore, questo è quello più piccolo e va qua dietro. Forse è un po' scomodo da prendere, però va bene. Spostando questo, ok, spostando questo riesci ad arrivarci senza problemi. Questo è il sensore, ok, questo è il sensore, quello è il motore, anche di qua. Ora giro il tavolo e ti mostro la parte di qua, che è quella diciamo più complessa, perché c'è l'interruttore, c'è la 220, ci sono altri 2 connettori che sono quelli di connessione, eccoli qua, rosso e blu, e poi c'è anche il computerino. E allora ragazzi, questo è on-off, l'interruttore on-off 220 fusibile, il connettore che lo abbiamo in dotazione. Questo è il connettore blu, questo è il connettore rosso che lo abbiamo ed è qui. E allora andiamo a mettere il primo, passiamolo fuori dalla struttura e mettiamo blu qui e rosso qui. Ok, perfetto. Questo è lo slot per l'SD, perciò per caricare i programmi li carichi qui senza computer. Attenzione, può funzionare senza computer, o in alternativa l'USB e funziona online tramite un computer. Perciò 1, 2, 3, andiamo a connettere il motore, anche questo, via. 1, andiamo a connettere il sensore. Ora ci prepariamo a dare alimentazione.
Motori connessi, meccanica connessa. Proviamo a dare alimentazione, vediamo cosa succede. Ok, è partita la canzoncina. Oh, che cosa figa! E allora, libretto delle istruzioni. Dobbiamo mettere il filamento, perciò dobbiamo cliccare su Tools. Ok. E quando mai? Ok. Poi dobbiamo andare su Filament. Ok. E poi su Filament In. Allora, filament in, la temperatura è sempre stabile a 230 gradi, il rotolo gira, il motorino anche. Arrivato qui, eccolo lì, sta uscendo con la pinzetta che loro hanno dato in dotazione. Dobbiamo togliere il filamento che esce. Ok, stop, è arrivato. Stop ed è arrivato. Perfetto ragazzi, questo è il filamento sciolto dall'estrusore. Ci siamo, ancora ne manda. Allora ragazzi, la stampante è stata assemblata, sto facendo la prima prova, eccola qui, di livellamento. Questo è il test, quello diciamo originale che fa la macchina, cioè prima l'ho fatto livellare in maniera automatica con questo è un piccolo tastino, tic 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 tic, si va a mettere sotto. Dopo aver fatto il livellamento ho dovuto fare una regolazione dal computer qui centrale della Anycubic. Il mirino che sta stampando, la prima stampa ufficiale, credo che la qualità della stampa sia buona, posso dire di aver livellato bene il piano, che ragazzi è un piano grande ed è complicato da livellare. Ti può aiutare volendo anche da le viti che ci sono sotto, eccole qua, queste qui, ruoti queste, e puoi fare anche eventualmente qualche livellamento un po' diciamo grossolano, ecco, però lo puoi fare. Dalla macchina stessa puoi fare dei piccoli ritocchi, comunque tutto sommato si fa gestire molto bene. Ragazzi, ora vi mostro il contenuto di questi 3 pacchetti. Allora, questi ormai lo avrai capito, sono sempre per la macchina 3D, per la stampante 3D, e del filo 1.75 mm, colore arancione, 70001, questo è il codice, 1 kg, ed è della Jetec. Sono tutti della Jetec, presi su Amazon, me ne hanno parlato bene, poi sono riuscito a trovare anche un prezzo non male. Questo è bianco, perché sapevo già che mi mandavano il mezzo chilo bianco, però dato che il bianco è un colore che si utilizza tanto per le stampe, l'ho preso in più. E questo è un altro, la stampante in questo momento sta stampando il primo file, e questo è il rosso. Successivamente andrò a prendere anche il nero, eccolo qui. Questo è il rosso, giallo, o meglio arancio e bianco, più un altro mezzo chilo che mi hanno regalato, era in confezione con la stampante.
Ragazzi, allora faccio un riepilogo. Fino a questo punto posso dire che la qualità della macchina sembra buona, è un prodotto a quanto pare professionale, le connessioni, l'alluminio, la struttura d'alluminio sembra fatta bene, robustissima, l'elettronica si pilota benissimo, ancora non ha dato problemi di blocchi, di altro, sta funzionando tramite la SD e vedremo più avanti cosa succede. Faccio finire intanto di fare la prima stampa, che è quella appunto del programma test, per vedere i livellamenti, e poi vi metto una foto a fine del video. Niente ragazzi, per questo video è tutto. So che è stato lunghetto, però l'ho stretto a quanto possibile. Un mi piace, un commento, dimmi che te ne pare della bestiona che è enorme ragazzi, è enorme, è anche più grande della mia CNC, attenzione, è enorme, sembra una gru, con la struttura superiore sembra una gru veramente. Ciao ragazzi, al prossimo video.